Carissimi amici, bentrovati! Eccoci in una nuova avventura che questa volta è davvero straordinaria. Per prima cosa, però, iscrivetevi subito al mio canale ed attivate la campanella. Oggi stiamo per entrare con un grosso mansardato in un mondo da fiaba, abitato da una vera fata, Cinzia. Ci ha invitati a venirla a trovare nel giardino di casa sua, a 600 metri di altitudine sulle colline della sinistra del Piave, che si raggiunge con una piccola deviazione dalla strada provinciale 1 che arriva da Belluno. Sei giunto a destinazione. Cinzia vive nella sua azienda agricola che ha chiamato nel giardino di Fiemme e qui ha avviato anche un progetto di ospitalità turistica per i camperisti come noi, iscrivendola nel portale di Garden Sharing. Eccoci ora pronti per provare personalmente come funziona questa magnifica iniziativa. Perfetta! Il camper è già in bolla nella piazzola che ci ha assegnato Cinzia. Abbiamo allacciato la corrente 220 volt ed aperto il tendalino. Da notare che tutto il giardino circostante la casa è libero da barriere architettoniche, di modo che lo spazio è completamente sicuro anche per chi ha difficoltà motorie. Eccoci arrivati al giardino di Fiemme. Cinzia ci ha invitati a venirla a trovare e quindi noi abbiamo colto assolutamente il suo invito perché è veramente eccezionale il posto e adesso ci racconterà qualcosina, ci spiegherà le varie opportunità per visitare questo luogo, per riposarsi e cosa vedere. Eccoci, Cinzia, ci racconti qualcosa? Grazie per essere venuti a trovarmi prima di tutto. Questa località si chiama Fiemme, come vi raccontavo prima, perché secoli fa era adibita solo e esclusivamente alla fienagione. Non c'erano boschi e non c'erano coltivazioni di nessun tipo. Che su questa parte pianeggiante di terreno le mucche si sdraiavano a dormire. Allora i signori hanno preso come decisione quella di costruire qui la prima stalla con la prima abitazione, ritenendo che se gli animali sentono questo come un luogo adatto al loro riposo, allora il terreno è adatto anche per poter costruire una famiglia, una casa e una stalla permanente. E magari anche un parcheggio per i camper. Perché no? Veniamo a riposarci anche noi camperisti. Sì, e effettivamente appena l'abbiamo visto ci siamo veramente innamorati di questo posto. C'era 1 metro di neve, c'erano solo le impronte degli animali, una visuale spettacolare, delle montagne bellissime e soprattutto quello che c'è qua, c'è un grandissimo e profondo silenzio. E quindi questa notte proveremo anche noi. Sperimenterete, sì. E questo veramente devo dire che libera la mente. In effetti io sono lontana da qualunque tipo di coltivazioni, quindi io non ho le contaminazioni che hanno altri, dove magari dei campi di fagioli confinanti, se un campo prende navirosi o un attacco di pidocchi, ovviamente per forza si infestano anche gli altri, qui non arriva nulla. E quindi ho sempre coltivato con metodo biologico, ho acquistato 250 piante, tutte vecchie antiche varietà locali di un signore che si è speso per 20 anni a catalogare tutte le piante vecchie di mele e pere fondamentalmente che c'erano in provincia di Belluno, le ha riprodotte e io le ho acquistate da lui, da questo pazzo che si è messo a fare questo lavoro e sto creando anche un piccolo museo o un piccolo giardino di frutti dimenticati, perché ci sono delle varietà che assolutamente al supermercato non si trovano. Ci sono le vecchie varietà, il Pon della Rosetta, che è la nostra antica varietà di mela che si conserva, ne ho ancora in cantina, ve le farò vedere. Ma adesso con questa frutta cosa la mangiate così oppure la lavori? Con tutte queste mele, il Pon della Rosetta, il Pon dell'Oio, il Pon del Ruden, il Pon Prussian, tutte queste varietà di mele, ne faccio essiccate, faccio tutti i spicchi e faccio dei sacchettini di mele essiccate, ogni spicchio quindi ha un sapore diverso. E invece la maggior parte della mia frutta viene trasformata in confetture. Ho 24 tipi di confetture diverse, a base di mela, a base di pera,
oppure lamponi, mirtilli, ribes e more. E a proposito di animali, qui nella tua tenuta cosa possiamo trovare? Cosa possiamo vedere? Allora, a parte la mia casa di riposo che è il pollaio, perché io non uccido nessuno, ho i polli, le anatre, i cani, i gatti, ecco tutta una fila di animali da compagnia. Quello che potete trovare, se avete fortuna, ma capita veramente molto spesso, che possiate trovare, ma veramente anche a 20 metri da casa, i caprioli. 2 volte l'anno in stagione ci sono anche branchi di cervi. Oppure per chi è appassionato, ci vede il tasso, la volpe, la faina qualche volta. Oppure per chi è appassionato di birdwatching c'è il picchio rosso, il picchio verde, ci sono tantissimi tipi di... adesso mi sfugge, è un uccellino piccino, grande così, bianco e nero, il rigolo. Ecco, che un mio amico che è appassionato mi dice che è un uccellino raro, e dopo il batticoda, il petirosso, Che cantano questi l'usignolo, cantano. E noi E poi- camperisti come facciamo a venirvi a trovare e a trovare una sistemazione qui? Dunque, la strada è facilmente raggiungibile, ci sono le indicazioni, poi su Google basta mettere azienda Sì, l'abbiamo agricola del trovata Giardino senza di nessun Fiera. problema su Google. Ecco, così, e quindi pensavo di mettere a disposizione la piazzola che avete visto, dove avete parcheggiato anche voi il camper. Ce n'è una appena dietro ed un'altra che sto attrezzando dall'altra parte della proprietà. Al momento non ho la disponibilità di un bagno esterno con doccia o Il camper service. il camper service, ecco, però quello avrei in mente di crearlo entro breve. E ho aderito a un'iniziativa di garden sharing dove proponevano di mettere a disposizione degli spazi verdi di casa. Questa è stata una bella scoperta anche per noi perché non lo conoscevo. E niente, siccome appunto il sogno della mia vita poter creare un luogo di ricezione, spero tanto, chissà quando, di riuscire a creare un bed and breakfast, ma nel frattempo, tanto quanto io sento profondamente di vivere bene, stare bene qua, e mi piacerebbe offrire questa possibilità anche alle altre persone, sia come dicevo prima la possibilità di dormire in assoluto relax, e in più qui si è sì fuori dal mondo, perché veramente penso che potete guardarvi attorno e molte persone sorridono e mi guardano un po' increduli quando dico io non ho vicini di casa, e quindi sembra lontano e fuori da tutto, e invece nella realtà ci sono città d'arte molto vicine, ci sono sentieri per poter fare escursioni, nell'arco di 10 km è possibile raggiungere e poter sviluppare qualunque tipo di sport, dal canyoning al rafting. Oppure ci sono moltissimi giri in bicicletta con delle molto semplici, con anche il noleggio di bici elettriche. C'è una ragazza che è istruttore nazionale di Nordic Walking, qualche chilometro più in su, e ha un rifugio, quindi accompagna nelle uscite. Ci sono molti luoghi naturalistici da poter visitare, come vi dicevo i Brendel-Art. Ci sono delle belle grotte in comune di Mel, c'è un bel castello, tra l'altro, da andare a visitare. Quello di Zumelle? Il castello di Zumelle, sì. Siamo proprio a metà strada tra Belluno e Feltre, immersi nella Val Belluna. Vieni qua. Sì. Partiamo subito per un piccolo giro intorno alla casa, per una rapida ricognizione sul giardino e sulla collinetta sovrastante. Qui scopriamo la casetta sull'albero che racchiude un salottino da meditazione. Queste piante di castagno provengono da delle piantine che ho trovato nel bosco di mio nonno, che aveva tante piante di castagne, erano piante secolari. Ho raccolto le piantine nuove nate e le ho piantate qua 15 anni fa circa. E con queste castagne faccio la crema di marroni, che è una delle confetture, delle creme che produco. Nel 2019 ho partecipato a un concorso nazionale di pasticceria suddiviso in varie categorie. Io ho partecipato nella categoria creme spalmabili e ho vinto il primo premio. Quindi mi è andata secondo
una grande pasticceria di Treviso, e il terzo si è classificato il campione del mondo di tiramisù. Quindi avevo anche dei concorrenti sì, veramente validi. Qui dove vedete questa palizzata invece ho una coltivazione di more, che adesso sono in fioritura. Questa varietà di pianta si chiama Isola ed è la nostra locale varietà di cacco selvatico, che è più piccolo di un mandarino, ha la stessa forma e lo stesso sapore dei cacchi, però da noi viene più piccolo. Una delle tante particolarità della casa di Cinzia sono i comignoli. Infatti, lei li ha fatti costruire uno diverso dall'altro. Questi sono i boccioli e fra una settimana, 10 giorni inizierà la fioritura, sperando che arrivino parecchie api per l'impollinazione e da qui inizieranno a partire tutti i frutti. E come vi dicevo prima, sotto non ho teli di plastica, non ho teli pacciamanti di nessun genere, solo cippato di abete e sotto letame di cavallo. Dietro la casa, scavata sotto la collina, Cinzia ha fatto costruire un ambiente molto particolare. Una caneva che mette a disposizione degli ospiti per organizzare stupendi momenti di convivialità. Per me la cena più buona del mondo è con le patate lesse, salame, formaggio e vino rosso. E qui dentro si mangia bene? Sì, e quindi questa secondo me è la sala adatta per cene di questo tipo, dove poi c'è solo questo tratto di strada per uscire o per andare in camera o salire sul camper. Uno può aprire tutte le bottiglie che vuole. E questo vi dicevo è il Pon della Rosetta. Non rende giustizia perché il Pon della Rosetta è una mela bellissima. Purtroppo queste ovviamente ormai dobbiamo considerare che è giugno e non ho le celle frigorifere e l'ho tenuta solo per farvi vedere la forma che si distingue in mezzo a tante altre perché ha 5 lati e più passa il tempo, più si conserva, più diventa una mela aromatica. Altro punto di grande interesse nella proprietà è il caminetto, che Cinzia mette a disposizione degli ospiti per grigliare tutto quello che di buono si trova nella cambusa dei loro camper. Noi avevamo fatto la spesa di carne poco prima di arrivare. Tutto il nocciolo questo? Tutto il nocciolo, sì. Intanto sta arrivando un bel temporale. Sottovoce perché ormai ne avevamo visti tantissimi, le fortune sempre gli altri perché venivamo sempre a saperlo tardi e questa era da su, la casa vecchia, da sasso, quadrato, senza disturbi vicini, rumori così. Buongiorno, dormito bene? Buongiorno a tutti, sì, molto bene, grazie. Ci siamo svegliati con gli uccellini che cantavano fuori e adesso mi faccio il mio yogurtino.
Dopo una buona colazione, Cinzia ci ha guidati in una lunga ed interessante escursione nel bosco che fa parte della sua proprietà. Ecco qua, durante la nostra passeggiata possiamo vedere delle impronte di cervo, degli zoccoli. Questo e questo. Fatti stanotte sicuramente, perché si vede proprio l'impronta fresca sul fango. Una lumaca di bosco, una lumaca nera. Orchidea selvatica. Questa si chiama salvia dei prati, infatti vedete dalle foglie che assomigliano alla salvia, e questi fiorellini sono delicatamente profumati. È uno degli ingredienti di una delle mie confetture che si chiama mela ai fiori di montagna e contiene 8 tipi di fiori diversi, tutti fiori spontanei raccolti a mano. Questo è uno di quelli. Ma dopo i fiori li devi essiccare, cosa fai? No, li metto nell'abbattitore e poi li congelo. Ah, l'abbattitore? Sì. C'è un profumo di erbe e di fiori incredibile. Oh, una salamandra pezzata che sta rintanando dopo le piogge di questa notte. Questa invece è una delle specie più rare e selvatiche. Un'altra salamandra. Questi animaletti vivono solamente su terreni incontaminati e quindi sono un ottimo indicatore della salute del bosco. Ecco che la foschia comincia a diradarsi ed iniziano a vedersi le maestose cime come il Monte Serva, lo Schiara e fino alle vette feltrine. Questi sono i mirtilli che sono appena abbozzati dopo la fioritura e questi diventeranno dei grappoli di mirtilli blu. E come potete vedere le foglie sono perfettamente sane, la pianta è vigorosa, è molto carica con molti frutti. Ne ho di 3 varietà diverse con 3 vari periodi di fioritura e maturazione. Così ho mirtilli per un mese e mezzo circa. Quindi concime assolutamente naturale. Assolutamente concime naturale, solo letame di cavallo. Era il 41 o 42, in piena guerra. E loro venivano dalle montagne di Zumel, vicino al castello di Zumelle che vi dicevo ieri. E lui ha sentito sua mamma che diceva: che peccato, che bella che era casa nostra, che bene stavamo di là. Prova a pensare, qui non c'è nemmeno un sambuco. E questo ragazzino che aveva 9 anni, mi sembra che mi raccontava, per far contento sua mamma in questo momento di malinconia, è partito a piedi, è andato sopra le montagne di Mel, che vuol dire è stato piantato probabilmente nel 42 o 43, in piena guerra tra l'altro, quindi con il rischio o di bombe o di rastrellamenti eccetera. Sto ragazzino è andato a prendergli un'altra piantina di sambuco alla mamma. Mastini dei Pirenei. È arrivata prima Apple che la vigilia di Natale compirà 8 anni e poi è arrivato Black Jack che l'8 dicembre ne compirà 6. Black Jack si chiama? Sì. Don't care what they
qua. You are you and they can touch you. E queste cosa sono? Queste sono corna di cervo. Passeggiando per i nostri boschi tra febbraio e tutto il mese di marzo è possibile trovare sui sentieri questi cimeli. Sono i vecchi cervi, questi neanche vecchissimi, sono cervi che avranno 6, 7, 8 anni, cervi che hanno fatto dei combattimenti, perché qui ne manca un pezzo, questa è stata mozzata. Quindi è combattuto questo, dicevi? Questi sono gli esiti dei combattimenti per il territorio, per la scala gerarchica e per potersi accoppiare con un numero di femmine sempre maggiore. Questa invece è la coppia che ho trovato proprio sul prato grande dove ci sono i meli qua davanti. Stavo andando a buttare le bucce di mela e mi sono imbattuta in questa coppietta qua. Insomma, Cinzia, siamo stati benissimo. Abbiamo dormito benissimo con il canto degli uccelli, stamattina ci siamo svegliati con un concerto stupendo. Ci hai raccontato un sacco di cose interessantissime, veramente da restare a bocca aperta, e adesso è il momento del commiato, però volevo portarci un pensiero, insomma un ricordo. Quindi volevo comprare qualche vasetto di marmellata, di queste confetture che fai tu. Sì. Qui c'è racchiuso, li ho chiamati cuori di frutta perché qui c'è veramente il cuore di tutto quello che avete visto all'esterno, delle mie coltivazioni, dell'amore per il mio territorio, delle mie amate piante. Bene, quindi adesso ce le portiamo a casa, poi è nel nostro camper, poi quando le assaggeremo avremo il ricordo di questo posto incantevole di Cinzia. Grazie. Ciao. Grazie per averci seguiti in questa avventura speciale. Iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo video con un'intervista integrale a Cinzia, assolutamente interessante, istruttiva e divertente per tutti.